Oggi vi parlo di lui, Steven Slate MTI versione 2, 27 pollici di monitor touchscreen, ma soprattutto molto di più. Ed eccolo qui ragazzi, Steven Slate Raven MTI versione 2, 27 pollici di monitor touchscreen, una superficie di controllo incredibile. Io devo essere onesto, all'inizio ero molto scettico su questo tipo di acquisto, perché per chi segue un po' Steven Slate sui social o al Music Mess o al NAMM, sappiamo che sembra essere un po' il Dan Bilzerian della musica, insomma, tanto fumo e poco arrosto, ma così vi assicuro che non è, nonostante lui basi tutto il suo mondo sulla emulazione dei grandi classici. Dicevo, superficie di controllo a tutti gli effetti, perché oltre ad essere, diciamo, un semplice monitor touchscreen dalla qualità veramente, devo dire, elevata, si interfaccia alla grande con tutti i migliori software e sequencer. Voglio fare una premessa, io non l'ho comprato nuovo, l'ho acquistato usato. Questo lo voglio dire perché il passaggio da un precedente proprietario non è così semplice. Oltre al fatto che voi dobbiate avere un iLock e ci sia un passaggio di licenza, è necessario che il vecchio proprietario invii un'email alla Slate, appunto Digital, nella quale dice che ha venduto il suo device indicando il numero di serie e indicando l'email del nuovo proprietario, e a quel punto, dicevo, le funzionalità saranno tutte completamente sbloccate. Devo dire che il primo approccio non è stato proprio semplicissimo, perché installare tutti i software ha richiesto pratica e un po' di tempo soprattutto. Un'altra cosa da tenere a mente è che laddove voi utilizziate più software, ad esempio Logic e Cubase o Pro Tools, ogni licenza in più per questi software va pagata e costa circa $99. Una volta avviato il vostro sequencer, in questo caso sono all'interno di Logic Pro X, questo è come, diciamo, vi apparirà il Raven. Questa è la sua interfaccia. Abbiamo dei rack che io posso andare a diminuire laddove mi occupi troppo spazio sullo schermo o addirittura ad aumentare. Ogni rack è completamente editabile sia nelle icone che nei colori. In questo caso io ho fatto di quello inferiore il mio rack principale, dove ho messo tutti i Logic Tools, quindi il pointer, l'eraser, il pencil, eccetera. Le Windows, quindi da qui posso richiamare premendo Mix, appunto il mixer di Logic, piuttosto che il piano roll o insomma altro. E tutta la barra di trasporto, la sezione di trasporto, quindi stop, play, record, eccetera. Nel rack superiore invece ho fatto diciamo una parte dedicata all'edit delle regioni, quindi il mute, il bounce in place, e una dedicata invece alla track creation, quindi crea nuova traccia audio, nuova drum track, oppure copia canale, incolla e cancella. Diciamo che questo aumenta a dismisura la velocità del vostro workflow. Altra cosa molto importante è quello che riguarda il Raven Gesture, cioè la possibilità di utilizzare le vostre mani con diversi gesti appunto per dargli più comandi, dal semplicissimo utilizzo di due dita verso sinistra o verso destra per quello che è lo scroll appunto orizzontale, lo stesso per quello che è lo scroll verticale. Posso, diciamo, zoomare le mie tracce orizzontalmente come se fosse il touchscreen di un iPad, mentre per quanto riguarda lo zoom verticale dovrò utilizzare tre dita e appunto strisciare verso l'alto piuttosto che verso il basso. Un'altra funzione a mio avviso molto interessante, oltre a quella di poter mixare direttamente il mixer interno di Logic, è quello di ricorrere al floating mixer del Raven. Floating perché appunto va in appoggio sulla schermata principale, lo potete spostare dove più vi resta comodo, ma soprattutto è molto bello perché vi permette di gestire con più dita contemporaneamente vari canali. Questo ha in aggiunta una funzione davvero importante che è quella del Fine Faders, il quale appunto, vedete, si illumina di giallo, vi permette di ridurre la sensibilità dei singoli fader e quindi andare a fare movimenti davvero impercettibili quando il vostro mix richiede un intervento di tipo chirurgico. In conclusione ragazzi, posso dirvi che il Raven o lo odi o lo ami alla follia. Io personalmente, dopo un approccio abbastanza scettico, ho imparato ad amare molto questa superficie di controllo e sinceramente quando vedo molti video caricati su YouTube, soprattutto dei producer americani, che si domandano se sia stato un errore o meno l'acquisto di questa superficie, la mia risposta personale è no, non è un errore. Certo, lo pagate un prezzo piuttosto, diciamo, sostanzioso, ma vi assicuro che ne vale la pena e l'esperienza di interazione con la vostra DAW non ha veramente precedenti e non ha paragone una volta che utilizzate il Raven al massimo della sua potenzialità.
Lo consiglio principalmente a chi si trova a mixare in the box con l'aiuto di plugin interni appunto digitali e non tanto con l'outboard, perché la possibilità di, ad esempio, aggiustare un equalizzatore con il semplice tocco delle dita lo trovo qualcosa di davvero intuitivo e fantastico. Io personalmente non amo molto invece mixare utilizzando i fader interni, appunto andandoli a toccare con le mie mani, ma per questo preferisco, vedrete poi caricato un altro video, utilizzare superfici come il Softube Console One abbinato a un fader One. Bene ragazzi, grazie per aver seguito il mio video, anche per oggi è tutto e se vi piace il canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella e mettete un like.